Una stampante 3D in una baita di montagna sarà blasfemia? Sicuramente per qualcuno di voi la risposta sarà scontata e sarà positiva. Però secondo me invece non è così. E partiamo dalle origini, da come nasce questa collaborazione con Prusa, che secondo me ha un'idea di base molto interessante. Poi andremo anche a vedere proprio quello che c'è da sapere su una stampante 3D. Questo è un video per chi non sa nulla di stampanti 3D. Io non so nulla di stampanti 3D, è la mia prima stampante 3D e adesso andremo a vedere a cosa serve e se ha un senso soprattutto e quanto è difficile da usare. Allora, questa collaborazione nasce con Prusa così casualmente. Vengo contattato, nonostante il mio primo rifiuto e il secondo rifiuto, ha voluto insistere, cercando di convincermi che uno strumento del genere possa essere utile per, in qualche modo, essere, tra virgolette, autarchici in baita. Il fatto che mi avesse scritto in italiano e non fosse un'azienda cinese, oltretutto, mi ha incuriosito parecchio perché il 95% delle collaborazioni che si fanno sul canale sono tutte con aziende cinesi e quindi io inizialmente pensavo, nella mia ignoranza perché non conoscevo Prusa, pensavo che fosse un marchio italiano che prendeva prodotti cinesi e li rivendeva. In realtà Prusa è un'azienda europea al 100%. Queste stampanti 3D sono prodotte totalmente in Europa, quindi abbiamo un certo livello qualitativo e di assistenza, insomma, secondo gli standard europei. Oltretutto Prusa è un'azienda pioniera nella creazione di queste stampanti 3D. È stata tra le prime, se non la prima, a renderle un prodotto utilizzabile per la gente comune. Ha creato tutta una community, quindi un sistema in cui la gente collabora, crea progetti, si scambia opinioni. E le stampanti di Prusa sono oggetti destinati a durare. Questa è la nuova Prusa Core One, un modello nuovissimo, dopo vi spiegherò meglio. Comunque che sappiate che Prusa vi assiste in tutto, anche successivamente, quindi potrete personalizzarla nel corso degli anni, potrete sostituire parti nell'eventualità dovesse essere necessario, si possono trovare ricambi. È un prodotto che è fatto per durare tecnicamente una vita. A cosa serve una stampante 3D? La stampante 3D è un oggetto davvero pazzesco secondo me. Sembra davvero uscito fuori dal futuro perché con una stampante 3D noi possiamo creare di tutto di più utilizzando materiali plastici. Di tutto di più intendo dire che è una piccola fabbrica con la quale per l'appunto possiamo in un certo senso renderci autarchici se al di là del sasso e del legnetto, insomma, utilizziamo un certo tipo di tecnologia e in qualsiasi luogo ormai si utilizza un po' di tecnologia. Tecnologia significa anche soltanto delle tubazioni idrauliche di polietilene, un piccolo impianto fotovoltaico, insomma qualsiasi cosa che si può rompere e che ha bisogno di pezzi di ricambio o di personalizzazioni. Quindi l'idea un po' utopistica del costruttore di queste stampanti 3D, che si chiama per l'appunto Prusa, è quella di avere tutti un giorno una stampante 3D per farsi i propri pezzi, i propri ricambi, per costruirsi autonomamente i propri progetti. Questa è una stampante che è arrivata già assemblata, non c'è da fare niente eccetto collegare questo display LCD. Adesso vi spiego brevemente proprio a livello meccanico come funziona e dopodiché andremo a fare i primi test. Non l'ho ancora accesa, ho solo collegato il display, non ho ancora fatto nulla, quindi vedremo tutto assieme perché dovrebbe essere tutto molto semplice. Ovviamente abbiamo manuali in italiano molto chiari e molto dettagliati, si trovano tutte le informazioni che volete in rete, c'è davvero un'abbondanza di informazioni su questi prodotti di Prusa. Questo è il vantaggio di avere per l'appunto questo prodotto europeo. Questa è una stampante 3D chiusa, a camera chiusa, con riscaldamento passivo della camera. Che cosa significa? Qui sotto c'è
questa piastra magnetica, su questa piastra verrà costruito il pezzo e qui sotto c'è una piastra riscaldata. La piastra riscaldata scalda per l'appunto la camera interna in modo passivo tramite due ventole e delle prese d'aria superiori e si gestisce la temperatura interna della camera. Questo perché? Perché ci permette di lavorare materiali un po' più complicati, quindi avere una camera calda è un vantaggio, è un'evoluzione rispetto ad altre stampanti che invece hanno la camera aperta e quindi disperdono il calore e non ci permettono di ottenere degli ottimi risultati con certi tipi di materiali. Come funziona una stampante 3D? Avete presente la spillatrice del gelato? Quando mettete voi sotto il cono, aprite la spillatrice, esce il gelato, vi fate il vostro ricciolino e avete fatto il vostro cono gelato. Funziona così. Questo è l'estrusore che riscalda un filamento di materiale plastico che poi viene colato come il gelato su questa piastra a sua volta riscaldata. Le temperature vengono gestite ovviamente dal software della macchina e questa piastra si muove sull'asse Z. Invece l'estrusore si muove sull'asse XY. Quindi facendo delle colate estremamente precise, alla fine riusciremo ad avere il risultato del nostro pezzo costruito in materiale plastico, tra virgolette, colato e raffreddato. Questo è il concetto di base di funzionamento di una stampante 3D. Il livello di precisione di lavorazione di una stampante del genere è davvero sorprendente. Stiamo parlando di una precisione decimale e la cosa molto curiosa e secondo me interessante è che la stessa Prusa, per costruire le parti delle proprie stampanti nelle proprie fabbriche, utilizza le stesse stampanti, quindi è un sistema che si autogenera praticamente. Queste parti in plastica, per esempio, queste qui arancioni, si vede palesemente che sono realizzate in stampa 3D. La stampa 3D la riconoscete perché c'è una sorta di zigrinatura, perché sono questi layer che si vanno a depositare uno sull'altro. Qui è dove viene inserito il filamento che va all'estrusore e da lì poi viene colato. Di base queste sono le informazioni da sapere sul funzionamento della stampante. Adesso andiamo a vedere i materiali. Parliamo dei materiali perché i materiali sono importantissimi, perché in base al progetto che decideremo di eseguire dovremo scegliere la tipologia di materiale che è più consona all'utilizzo. Questa è una bobina di filamento. Come vi dicevo, il filamento poi viene installato lateralmente e viene estruso dall'estrusore. Qui ho un kit con un bel po' di materiali e magari potrebbe stupirvi il fatto che non abbiamo solo materiali plastici, diciamo, inquinanti, abbiamo anche materiali plastici un po' più biodegradabili, diciamo, perché qui abbiamo diverse bobine di PLA, che sarebbe acido polilattico. È un materiale plastico derivato da piante, da vegetali, quindi derivato dal mais, per esempio, dalla barbabietola, se non erro. Non è un materiale che può essere disperso nell'ambiente perché comunque segue un processo industriale, quindi va smaltito correttamente o nell'indistinto o in appositi sistemi di riciclaggio, non va insieme all'altra plastica perché non è normale plastica. È uno dei materiali più lavorabili con una stampante 3D, quello che dovrebbe essere più semplice, è perfetto per oggetti decorativi. Quindi questo è il primo materiale, uno dei materiali secondo me più utilizzati. Viene anche miscelato in alcuni casi, come nel mio caso, con polvere di legno, quindi può essere poi levigato, vi dà un effetto per l'appunto color legno, un effetto naturale. Ci sono tantissime combinazioni differenti. Se invece abbiamo bisogno di qualcosa di più resistente all'esterno, abbiamo per esempio questo qui che si chiama ASA o PETG. Questo PETG è una sorta di polietilene. Questo ASA è un altro materiale, c'è quello più resistente agli agenti atmosferici, c'è quello più resistente ai raggi UV e poi abbiamo anche questo qui che è il TPU, è un materiale più morbido che serve per la creazione di guarnizioni, magari piccole gomme, cose di questo genere.
E questa è una panoramica, ma ovviamente c'è un mondo dietro tutti i materiali che potete tranquillamente approfondire. Questi qui sono sempre filamenti di Prusa. I filamenti di Prusa ovviamente poi sono registrati all'interno della stampante, quindi non dobbiamo programmare nulla, selezioniamo il tipo di filamento e automaticamente la stampante sceglie i valori più adatti per stampare, la temperatura e così via, la velocità di avanzamento. Credo che come introduzione sia sufficiente. Io adesso inizierei a mettere in opera la stampante perché va fatta una calibrazione iniziale e una stampa di prova. Dopodiché inizieremo con dei due progettini partendo da zero. Sono due progettini che ho trovato su Printables, che è un sito sempre di Prusa dove gli utenti si scambiano progetti, quindi potete trovare tantissimi progetti già fatti e poi dopo vedremo anche nel caso invece lo volessimo fare da zero un progetto. Ok, inizio la calibrazione, è una procedura guidata, qui c'è il menu che si può gestire tramite una rotellina o tramite touch. Vuoi connetterti al wifi con l'app Prusa sul tuo telefono utilizzando l'NFC? Sì, io ho già scaricato l'app Prusa e quindi mi connetto. La calibrazione è terminata, tutte le regolazioni sono terminate e parto con il primo progetto. Il primo progetto è uno di quelli che si trova sulla chiavetta di Prusa. Si utilizzano proprio per vedere, essendo molto precisi, essendo già stati testati molte volte, si utilizza proprio per verificare che la stampante funzioni correttamente e che quindi il risultato sia preciso, perfetto. Vediamo cosa verrà fuori. Ecco, questi sono i primi test di prova, quelli che erano sulla chiavetta USB di Prusa. Sono due portachiavi, uno monocolore, uno con due colori, due filamenti diversi per testare anche il cambio di filamento. Vi consiglio di fare queste prove ovviamente prima di partire con una stampa. E la spatola per la pulizia della piastra. Ci sono tanti accessori di Prusa che si possono stampare e ci possiamo autoprodurre per migliorare la nostra stampante 3D. Comunque adesso facciamo un qualcosa di più pratico. Io ho pensato alla realizzazione di un raccordo di quelli per le tubazioni in polietilene. Mettiamo che siamo in un'emergenza, abbiamo una perdita, dobbiamo cambiare un raccordo, dobbiamo costruirne uno. Proviamo a progettarlo da zero. Il risultato non è garantito perché questi qui, ok, sono di Prusa, va bene, ma fare un progetto da zero, anche se poi pescato su Printables, quindi non l'ho fatto io da zero, l'ho semplicemente messo sulla piastra e organizzato e adesso vi faccio vedere come, potrebbero esserci degli errori. Vediamo. Questo qui per esempio è il disegno tridimensionale di un raccordo di quelli in polietilene da 20 mm, come vedete l'ho esploso e ci sono tutti i vari componenti. Guardate che figata. Questo disegno, per esempio, questo è un raccordo da 20, vogliamo il raccordo da 25, aumentiamo la scala ad 1,25 e otterremo il raccordo a 25 mm. Questo è solo per farvi vedere questo software che è davvero molto utile. Quindi adesso noi da qui cosa dobbiamo fare? Il passaggio successivo, dobbiamo andare su un software che ci permette di generare le impostazioni che serviranno per la nostra stampa di questi particolari, perché noi abbiamo i pezzi qua sparsi, ma non abbiamo parametri di stampa, abbiamo solo un disegno tridimensionale con le quote corrette, ma noi dobbiamo distribuirlo sulla piastra, scegliere i materiali, scegliere anche quanti componenti vogliamo, se vogliamo magari duplicarli, quindi in una stampa costruire due raccordi, e per questo si usa Prusa Slicer. Questo è Prusa Slicer, è un software gratuito di Prusa. Come possiamo vedere abbiamo una vista 3D della nostra piastra all'interno della stampante. Questo è
il raccordo, l'assieme di parti che insomma assemblato costituisce il raccordo. E cosa fa Prusa Slicer? Dal disegno 3D converte in un codice che la nostra stampante è in grado di leggere e fornirà i dati del materiale, dell'avanzamento, del tipo di riempimento che vorremmo dare al nostro pezzo, se vogliamo solido o se vogliamo un oggetto solo estetico. In questo caso dovrebbe essere un oggetto funzionale, quindi pieno, ed ovviamente più saranno maggiori dettagli, più sarà maggiore il riempimento, più sarà lunga la lavorazione. Comunque da Prusa Slicer noi possiamo vedere tutte queste cose. Questo, vi dicevo, è un assieme di pezzi. Se noi andiamo qui, dividi oggetti, in questo momento il nostro pezzo viene diviso in parti e queste parti le possiamo suddividere sul piano, così. Però, essendo parti tonde, dobbiamo fare anche un po' dei ragionamenti. Io ho esperienza nulla riguardo alla stampa 3D, però una superficie curva, avendo lateralmente delle superfici piane, secondo me è meglio girarli in modo che semplifichiamo la stampa, perché comunque il rischio è che possa colare il materiale, possa deformarsi e così via. Quindi cosa facciamo? Andiamo a selezionare i vari pezzi e li giriamo un po' come vogliamo noi. Non è detto che poi quello che farò sarà giusto, perché, ripeto, esperienza nulla. Però dobbiamo andare anche un po' a tentativi. Sto partendo con un progetto che per un principiante assoluto già ha delle complicazioni. Però ci proviamo, vediamo cosa viene fuori. Ok, abbiamo i nostri oggetti girati di faccia, andiamo a disporre, magari facciamo fare direttamente al software, vedete ce li dispone già in automatico lui. Poi di qua possiamo selezionare il tipo di filamento e anche i supporti, cioè i supporti servono in caso abbiamo degli oggetti complicati che per l'appunto magari hanno un'inclinazione, potrebbero colare, deformarsi. Prusa Slicer crea dei supporti che tengono su il progetto. Ho selezionato PETG come materiale perché ho scelto questo materiale più resistente agli agenti atmosferici, insomma più adatto per un uso del genere. Certo, una tubazione in polietilene non è fatta in PETG, quindi per la tenuta bisognerebbe fare un test, ma noi adesso, al di là del discorso della tenuta, ci interessa vedere il risultato di questa lavorazione. Quando noi schiacciamo processa, lui fa il calcolo e ci trova eventuali errori nel progetto e quindi poi ci dice di fare delle correzioni. In questo caso non mi dice nulla di particolare, mi dà un tempo di stampa di 2 ore e 43 in modalità normale. Tutto varia in base al riempimento. Un riempimento del 50 mi dà 2 ore e 58. Noi stiamo bassi, dai, facciamo giusto per vedere cosa viene fuori, facciamo un 15%. E in questo calcolo poi vi dice anche il costo, in base al costo della bobina di filamento, e quanto materiale della bobina verrà utilizzato. Quindi in questo caso, se utilizziamo il 15%, vengono usati 49 grammi di bobina, costo di 1,47 euro, 2 ore e 18 per la stampa. Un aspetto che io credo possa interessare a molti utenti che stanno in fissa con la privacy e quindi non vogliono condividere i loro dati online è il fatto che la Prusa si può utilizzare semplicemente collegando la chiavetta. Quindi noi elaboriamo il nostro file, lo disegniamo, lo esportiamo su Prusa Slicer e lo mettiamo su chiavetta, arriviamo alla stampante 3D e lo colleghiamo, quindi non è necessario avere una connessione wifi. Adesso farò partire questo progetto che spero vada bene perché, ripeto, non l'ho disegnato io, quindi potrebbero esserci magari degli errori. Lavoro col PETG, quindi è già un altro materiale che magari potrebbe essere un pochino più complicato. Speriamo che tutto vada bene e vediamo cosa viene fuori.
Ecco qui un po' di lavoretti che ho provato a eseguire con la Prusa Core One. Ho fatto una casettina per uccelli in PLA, quindi quella plastica organica, e qui invece una serie di raccordi in PETG, quindi una plastica vera e propria. E allora, alcune considerazioni. Dipende tutto ovviamente dal progetto, dalla qualità del progetto. Questi raccordi erano belli, sembravano un bel progetto, e in parte lo è, ma andrebbe perfezionato perché questa parte qui è molto fragile e insomma non fa il suo dovere. Diciamo, i raccordi, quelli rigidi ad avvitare, sono molto buoni, e per esempio la ghiera, quella che va a serrare la tubazione in polietilene, è venuta alquanto imprecisa. Questo qui, il PETG, è stato un pochino più difficile da lavorare rispetto al PLA, che è quello più semplice in assoluto. Questi invece, sempre in PETG, sono raccordi classici da giardino per la canna dell'acqua da 3/4, e questi invece sono fatti molto bene. Il progetto si vede che era un progetto un po' più preciso, si avvitano e sono molto solidi. Questi sono esempi pratici di oggetti che si possono fare così, all'occorrenza. Per questi due raccordi ci è voluta circa un'oretta. Per questi due ho provato a farli inizialmente col 15% di riempimento e poi con l'80% di riempimento. Non c'è stata una grande differenza nel risultato finale, e quindi evidentemente è proprio il progetto che non andava particolarmente bene. Invece la casetta, che adesso andrò ad installare, è venuta davvero molto molto bella, è bellissima. L'ho fatta in PLA, il corpo è PLA con polvere di legno, mentre il tetto in PLA normale è un nero satinato, e devo dire che è davvero bellissima. Tempo per eseguire questa lavorazione: 7 per il tetto e 8 per la casetta, quindi capite che le tempistiche per lavori complessi sono parecchio lunghe. Però c'è da dire che, nonostante la mia totale inesperienza, la macchina non si è mai inceppata, non ha mai avuto problemi. Voi la fate partire con le impostazioni giuste, la fate andare tutta notte, non c'è nessun problema. La mattina vi trovate il lavoro fatto e raccogliete il risultato. Adesso sto producendo altri oggettini, una organizer per oggettini qua della cucina, e insomma è davvero divertente, oltre che divertente è molto utile, e insomma non vedo l'ora anche di provare a mettere in piedi qualche progetto fatto da me quando avrò un po' più di tempo. Però insomma su Printables si trova davvero tanta roba interessante, quindi ci si può divertire, e è un pochino come andare in negozio, solo che scegliete e producete voi stessi gli oggetti che volete. Sicuramente avremo modo di rivedere questa Prusa Core One per progetti così che mi verranno in mente strada facendo. Quello che mi servirà in determinate situazioni proveremo a realizzarlo con la Prusa Core One.
Se vi interessa avere maggiori informazioni, comunque vi lascio tutti i link in descrizione. Se avete domande, scrivetemele nei commenti e cercherò di rispondere, insomma, basta che non siano troppo complicate perché, ripeto, sono agli inizi per quanto riguarda la stampa 3D. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao da Luca.